Perché utilizzare un agrobox è la cosa migliore che tu possa fare? Perché quei mesi di vantaggio che ti potrà dare sulla crescita sono la differenza tra una pianta che a luglio sarà ancora piccola e una che starà già producendo i peperoncini. Ciao a tutti! È già ora di iniziare a pensare alla coltivazione del 2026 e le cose importanti da fare sono parecchie. Iniziamo dall'agrobox perché è lei che ci permetterà di partire avvantaggiati e nei prossimi video tratteremo gli argomenti successivi all'agrobox come la germinazione. Ma andiamo per ordine. Ce l'avete un agrobox? E se ce l'avete, è di qualità? L'agrobox, come dicevamo, ci permette di partire con la crescita dei peperoncini quando all'esterno ci sono temperature ancora troppo basse e proibitive. Gennaio, febbraio, marzo, e tutto dipende logicamente da dove abitate. Questa partenza anticipata ci darà un vantaggio. Il vantaggio reale non è solo la grandezza, ma la struttura. Ora di maggio le piante avranno un apparato radicale ben sviluppato, pronto ad assorbire tanta acqua e fertilizzante, e più ne assorbirà e più crescerà. Invece di aspettare ottobre rischiando il freddo, inizierete a raccogliere già in piena estate. È l'unica strategia per battere il tempo, specialmente se vivete al nord e avete delle estati relativamente corte. Bene, adesso parleremo di quel che serve e nel frattempo vi metterò un qualche esempio di qua o di là con dei prezzi che saranno indicativi perché oggi è così, domani non si sa. Parliamo di costi. Serve fare un mutuo? No, però la scatola è l'unica cosa su cui potete risparmiare. Ho visto gente utilizzare vecchi armadi, scatoloni rinforzati, frigoriferi da gettare. E chi più ne ha più ne metta. Va tutto bene, l'importante è che al suo interno sia bianco o perlomeno riflettente. Ma comunque sia, per farlo riflettere bene è sufficiente della carta stagnola. E qui vi lascio un video dove ho fatto degli esperimenti utilizzando il rilevatore PAR. Ma attenzione, spesso pensiamo che il fai da te sia sempre più economico. Ma tra legno, colla, cerniere, se volete prendere il telo riflettente, spesso si possono spendere parecchi euro e diversi giorni di lavoro. Al giorno d'oggi, con pochi euro, si possono trovare delle grow box in tela già pronte. Sono a tenuta di luce al 100%, quindi non ci saranno spiragli di luce fastidiosi in camera. Hanno i fori per i cavi già predisposti. Hanno gli attacchi per le lampade e si montano in 10 minuti. Il mio consiglio? Se avete manualità e materiali di recupero a disposizione, costruitevela. Sono soddisfazioni. Se invece dovete comprare i materiali o avete poca manualità, prendetela già fatta, risparmierete tempo e fatica. Se sulla scatola potete risparmiare, sulle luci vi prego non fatelo. Qui non è questione di crescita, è questione di sicurezza. Dentro l'agrow box c'è dell'umidità, c'è l'acqua che vaporizziamo con lo spruzzino, elettricità, più acqua, più cablaggi fatti in casa, magari con del nastro isolante e con fili che avanzano fuori un po' ovunque. Non rischiate un cortocircuito o addirittura prendervi la scossa per risparmiare qualche euro. Lasciate perdere le lampadine smontate e rimontate su pezzi di legno, pezzi di plastica e chi più ne ha più ne metta. Siate coscienziosi, comprate pannelli LED, lampade certificate, con protezione dell'umidità e dissipatori di calore. La vostra sicurezza viene prima dei peperoncini. Ma queste lampade per quante ore le dobbiamo tenere accese? 18 ore? 24 ore? Più luce diamo e meglio è, giusto? Sbagliato. Come vi ho mostrato in un mio vecchio video, e qui vi metto il link, le piante esposte a 24 ore di luce venivano sottoposte a stress. Le foglie si arricciavano e la crescita ne risentiva. Perché il buio è importante tanto quanto la luce. Il buio in sé è una fase di lavoro attiva.
Di giorno la pianta accumula energia e di notte utilizza questa energia per la respirazione cellulare. Ed è proprio lì che ripara i tessuti e costruisce le nuove cellule. Spinge tantissimo sulla crescita delle radici e del fusto. Chiude gli stomi, quei piccoli forellini che ci sono sulle foglie, e lo fa per non disidratarsi. Se le date 24 ore di luce, la mandate in burnout. È come se voi andaste in palestra 24 ore su 24 senza mai dormire. Ed ecco il piano d'attacco. Partiamo con 12 ore di luce e 12 ore di buio. Risparmiamo energia elettrica e diamo alla pianta un ciclo naturale perfetto. La differenza di crescita rispetto alle 18 ore è minima, ma la pianta sarà più sana e svilupperà meglio le radici. E man mano che ci avviciniamo al trapianto esterno, aumentiamo gradualmente a 15-16 ore. Perché? Per abituarle alle giornate estive che saranno più lunghe. Quindi a marzo 12 ore, ad aprile 13-14 ore e a maggio 15-16 ore. Logicamente per impostare il ciclo di luce bisogna acquistare un timer, ma costano davvero poco e ci permette di impostare esattamente quante ore di luce dare alle piante. Un piccolo trucchetto: di notte l'elettricità costa meno, quindi se avete una grow box chiusa che non lascia uscire luce, potete tranquillamente tenerla accesa durante la notte. Ultimi due parametri veloci. La temperatura ideale è tra i 20 e i 25 gradi centigradi, circa. Come ottenere questa temperatura? Se la grow box è in casa, in un locale riscaldato come una stanza, molto probabilmente ci saranno già circa 20 gradi centigradi, quindi non sarà necessario fare altro. Vedrete che la temperatura all'interno della grow box sarà già ottimale. Nel caso in cui il locale è freddo e non è riscaldato, sarà necessario mettere un tappetino riscaldante. In questo caso si può acquistare un secondo timer. Così al tappetino riscaldante gli si può dare un ciclo, per esempio un'ora acceso, mezz'ora spento, un'ora acceso, mezz'ora spento, a dipendenza della situazione. Eventualmente sul mio canale trovate una playlist con diversi esempi di grow box, così potrete prendere uno spunto. Non impazzite con lampadine color viola, blu, rosse e quant'altro. Prendete full spectrum. Luce bianca, semplicissima. Imitano il sole e vi permetteranno di vedere chiaramente se ci sono dei parassiti. Ma la miglior cosa da fare è prendere un pannello a LED specifico per la crescita. Sono ottimizzati proprio per lo sviluppo delle piante. E qui vi lascio un video di approfondimento. Ma manca ancora un elemento fondamentale: il vento. Molti pensano che un ventilatore all'interno della grow box serve per togliere calore alle piante. Sbagliato. La ventola è la palestra dei vostri peperoncini. In natura il vento scuote continuamente le piante. Invece nella grow box l'aria è ferma. Se non aggiungete del vento, avrete piante bellissime, ma pigre, con un fusto sottile che non regge il peso. Invece il movimento continuo dell'aria fa ondeggiare le piante e crea delle micro fratture invisibili nel fusto. La pianta che fa? Reagisce riparando queste fratture, producendo lignina, quindi il legno. Risultato? Un tronco robusto e più grosso, più tozzo, pronto a reggere chili di peperoncini. Beh, logicamente, oltre a creare muscoli alle nostre piante, il ricircolo d'aria evita che l'umidità si depositi sulle foglie, che è la causa numero 1 di muffe e funghi. Non serve un uragano, basta una ventolina da PC o un ventilatore a clip da 10 euro. Io ne ho uno bellissimo, bello potente, col collegamento USB. Perfetto. Riassumendo, abbiamo bisogno una grow box già completa oppure autocostruita in cui metteremo della carta stagnola internamente per riflettere la luce. Logicamente in una grow box già completa non serve la carta stagnola. Una lampada a pannello adatta per la coltivazione indoor, un timer meccanico, un piccolo ventilatore, in caso che l'ambiente è freddo un piccolo tappetino riscaldante e se volete rassicurarvi sulla temperatura e sull'umidità un termometro igrometro.
A febbraio si parte con la germinazione e a maggio si possono portare le piante già belle cresciute e robuste all'esterno. Poca spesa intelligente, massima resa e sicurezza. Avete già la vostra grow box o quest'anno ve la costruite? Scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre se avete domande lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!